È inutile. Cosa potremmo dirci ancora? Lascia almeno che ti veda ancora una volta prima che tu parta. E a cosa servirebbe? Non so, ma ho pensato molto, Bernard. Non possiamo gettarci via così. Vieni, ti prego. No. Ma perché no? È meglio così, credimi. Non voglio venire da te ancora una volta come un malato. Perché continui a parlare così? Sì, un malato. Vedi, forse ti amo. Vorrei amarti, ma non posso. Non sento più niente, te l'ho già detto, né di me, né di te, né degli altri. Mi sento svuotato. Mi sento finito. Ti prego, perdonami, Claudia. Ascoltami, Bernard. Sì, Ti voglio bene, lo sai. sì, lo so, lo so. Non ti dimenticherò. Pronto? Pronto? Avevo lasciato il vuoto dietro di me. Stavo male, ero disperato. Mentre percorrevo le rive di quel lago mi pareva di stare già meglio. Dicevo a me stesso che tutto era molto normale. Andavo in vacanza. In realtà correvo incontro alla mia malattia. Signor Bernard, come state? Bene. Avete fatto buon viaggio? Sì, grazie. Veramente vi aspettavamo domani, ma siete fortunato, ormai è stagione morta. L'albergo è quasi tutto a vostra disposizione. Dunque, possiamo darvi la camera più bella dell'albergo, quella centrale, che dà sulla piazza. Preferirei quella dell'anno scorso, se fosse possibile. È un vero peccato, ma se ci tenete, era la 29, se non sbaglio. Ma non ricordo. Era in fondo a un corridoio e dava sul cortile. La 29, infatti, al secondo piano. Prego, prego.
Immagino che sarete molto stanco, eh? Ho visto che state rinnovando la facciata. È un vero peccato. L'albergo perderà il suo carattere. Purtroppo abbiamo ridipinto soltanto i muri esterni. Questo albergo è vecchio, avrebbe bisogno di ben altri restauri. Però, se io dovessi badare a voi, caro signor Bernard, vi assicuro che andrei in rovina. Voi siete, come dire, un cliente un po' particolare. Gli altri oggi vogliono le cose moderne, la plastica, la televisione. Per questo prima o poi sarò costretto a rinnovare tutto. Ecco, indubbiamente qui starete più tranquillo se dovete lavorare. Ora il mattatoio di mio figlio Mario. Si è sposato 2 settimane fa ed è ancora in viaggio di nozze. Ah, bene. Sì, l'aspettiamo da un giorno all'altro. Che volete? Ho dovuto aprirgli una macelleria per renderlo indipendente. D'altronde vi confesso che un'altra donna in casa ci voleva. Mia figlia Irma è troppo occupata a dirigere tutto l'andamento dell'albergo e non c'è nessuno che si occupi dell'amministrazione. Fossi più giovane mi sarei risposato volentieri, ma che volete, ormai alla mia età le donne rappresentano un capitolo chiuso. Per voi 50 anni non sono che l'inizio della maturità. Forse è merito di quest'aria. Ah sì? Beh, se lo dite voi. Ah, se avete bisogno della cameriera, il campanello è quello, lo sapete. Arrivederci. Arrivederci. Avevo travestito il mio viaggio di abbandono, di solitudine. Ma guardando quelle fotografie, ebbi la certezza di avere ingannato me stesso. Non ero forse venuto soltanto per lei? Era una cameriera dell'albergo. Si chiamava Tilde. Avanti. Desiderate qualcosa? Sì, dell'acqua minerale, per favore. Non vi occorre altro? Sì, vorrei sapere... No, portatemi una bottiglia grande, ho molta sete. Subito, signore. La presenza di quel cappotto mi rassicurò. Tilde dunque lavorava ancora lì, in quell'albergo. Bentornato, signor Bernard. Irma. Ma stavate cercando qualcosa? Sì, sto cercando la scala. Oh. Non riesco a trovarla. Questi corridoi tutti uguali sono un vero labirinto. La loro disposizione non è tra le più facili, ma ci si orienta subito. Se volete vi faccio strada. Grazie. E voi come state? Abbastanza bene. Grazie a Dio il lavoro non manca. E non c'è pericolo di annoiarsi, almeno per me. Vi tratterrete a lungo? 20 o 30 giorni. Ah. Il tempo di finire un lavoro e di riposarmi. Vedrete che lontano dalla città vi rimetterete presto. Ecco, la scala è qui. A più tardi. Arrivederci, Irma. Lontano dalla città e dalle mie più segrete incertezze, mi sentii di nuovo vivo. L'attesa di rivederla e la pace di quel paese ormai fuori stagione riuscivano a ridarmi quel senso di piacevole ozio e di tranquillità che credevo di aver perduto per sempre.
Cosa volete, caro signor Bernard? Tutte cose che limitano la mia attività di povero cronista di provincia alla stesura di banali notizie di nessun interesse. Oh Dio mio, qualche disgrazia. Il lago è traditore, si sa. Cosa volete? Qualche suicidio, forse? Ma in questo caso non si può che ritirarsi in silenzio di fronte al mistero della natura umana. Sapete che il paese ha una storia molto interessante e che pochi conoscono? Il lago nasconde nelle sue profondità i ruderi di un antico paese sommerso. Sì, lo so, dottore. Da ragazzo lo vedevo spesso dalla barca. Ah, non sapevo. Credevo foste una recluta recente di questi posti. No. Ho fatto qui tante villeggiature tra i 10 e i 17 anni. Ci venivo con mia madre, mia zia e i miei cugini. Non mi pare che questo lago sia mai stato ricordato nei vostri libri. Infatti, non ho mai scritto niente di autobiografico. Ah, è difficile guardarsi dentro con sincerità, eh? Ma come mai vi siete deciso a venire quassù così fuori stagione? È proprio per questo che sono qui. Questi miei ricordi costituiscono il tema del libro a cui sto tentando di lavorare. Ma il vero libro da scrivere non si riesce a scriverlo mai. Scusatemi. Ma signor Bernard! Tilde! Desiderate? Francesco, non mi riconoscete più? Signor Bernard, che sorpresa. Come state? Bene. Quando siete arrivato? Oggi stesso. Avete preso alloggio all'Albergo del Lago? Infatti. E naturalmente siete venuto qui per lavoro. Sì, certo. Ah, congratulazioni per il premio a Parigi. Penso che sarete contento. È stato un grande successo. E del mio libro che cosa ne pensate? L'avete letto? Certamente che l'ho letto, signor Bernard. È molto interessante. Però, a essere sinceri, non mi ha del tutto convinto. Sembra che abbiate avuto paura di non trovare subito una risposta a tutto. Avete ragione, ma i critici hanno detto il contrario. Mi piacerebbe parlarne con voi. Ma potrò dirvi ben poco. Sapete, io ho sempre avuto una strana diffidenza per i laghi. Questo però mi ha sempre affascinato. Lo riconoscete? È Mario, il figlio del padrone del vostro albergo. È una bella donna, sua moglie. Una forestiera. Una donna sola e molto ricca. Era tutto il giorno che aspettavo di rivedere Tilde. Ero sicuro che da un momento all'altro sarebbe apparsa. Ma perché quella donna che avevo seguito indossava il suo cappotto? Perché? Circolano certi tipi, caro signor Bernardi, che ne raccontano proprio delle grosse. Come va? Tutto bene? Sì, grazie. Qualunque cosa avete bisogno o desiderate, non so, un piatto speciale, un vino particolare. Tilde, quella ragazza che serviva qui l'anno scorso, non è più da voi? No, signor Bernard. Tilde è morta. Morta? Sì, si è suicidata con dello iodio.
È stata una mattina del dicembre scorso. Ma per quale ragione? Non l'abbiamo mai saputo. Per noi era come una figlia. Papà, c'è gente. Scusatemi. Ho pensato che avreste preso volentieri un caffè. Desiderate altro? No, grazie. No, no. Volevo ripartire, ma quella notizia mi torturava, non mi dava pace. Tilde non esisteva più, si era uccisa. No, no, non potevo crederlo. Ma perché? Per quali ragioni? Chi era Tilde? Il ricordo di quella domenica d'inverno mi ossessionò tutta la notte.
tutti quanti! Buongiorno. Come mai così mattiniero? Perché ieri non mi avete detto che Tilde era morta? Perché non mi avete chiesto di lei? E poi credevo che lo sapeste già. Ne hanno parlato tutti i giornali. Perché me l'avete taciuto? Signor Bernard, voi non potete capire. Fin troppi pettegolezzi si sono già fatti sulla morte di quella ragazza. Quando posso preferisco occuparmi dei miei vetrini e delle mie fotografie. Ma quali pettegolezzi? Per esempio, come è morta. Si è suicidata con lo iodio, no? Non soltanto con dello iodio. Cosa intendete dire? Ma signor Bernard, dico solo quello che sanno tutti. Che in bocca e nello stomaco le è stato trovato dello iodio, ma che la sua morte è stata direttamente provocata da un colpo di rasoio che le ha squarciato la gola. Cioè, è stato un suicidio piuttosto complicato, non vi pare? È orribile. Il signor Enrico non me ne ha parlato. È lui che vi ha detto della sua morte? Sì, ieri sera. Gli avevo chiesto di Tilde per darle delle fotografie che le avevo fatto l'anno scorso. Non lo sapevo. Ma perché si è uccisa? Nessuno sa la verità che si nasconde dietro quella morte. Solo Tilde. E qualcun altro, forse. Venite. Mi raccomando, signor Bernard, nessuno deve sapere ciò che sto per mostrarvi, anche perché non rappresenta una prova inequivocabile. Avvicinatevi. Guardate. È una fotografia che Tilde ha fatto con degli amici durante una gita in montagna. L'ha portata qui da me pochi giorni prima della sua morte perché gliela sviluppassi. E quella al centro? Sì, proprio quella. Ma non notate niente? Sì, certo. L'attaccatura del suo ventre non è davvero normale, anche se sta appoggiata. Avete ragione. Sembra incinta. E di qualche mese. È evidente, chiunque potrebbe accorgersene. Ma forse è soltanto un'apparenza. E poi Tilde non era tipo capace di suicidarsi per una cosa del genere. Infatti, io non ho mai detto che si sia suicidata. Con questo vorreste dire che potrebbe essere stata uccisa? Non sono il solo a pensarla così qui in paese, anche se nessuno osa fiatare. Il signor Enrico è molto potente e pericoloso. Credete che sia stato lui, allora? Io non ho detto questo. Però il rasoio era il suo. I conti tornerebbero meglio se si entrasse nell'ordine di idee che il signor Enrico fosse stato il suo amante. Cosa del resto che ho sempre supposto anche quando era viva. Insomma, una storia piuttosto sporca.
Ma la polizia? Ci sarà stata un'inchiesta? Naturalmente furono fatte delle indagini, ma si stabilì che non c'era niente di misterioso. Un banale suicidio, si disse. Crisi di donne. Dall'autopsia risultò persino che Tilde era vergine. Il denaro può tutto, caro signor Bernard. Tilde non era vergine. Lo dite adesso perché vi ho fatto vedere il negativo? No. E come potete dirlo, allora? Lo so. Una domenica, l'anno scorso, la seguii fino in albergo e attraverso una fessura la vidi fare all'amore con qualcuno. E chi era quell'uomo? Non sono riuscito a vederlo in viso, ma non poteva essere assolutamente il signor Enrico. Anzi, sono sicurissimo che non era lui. Com'era? Ho visto solamente le sue mani, le sue spalle. Mi è sembrato forte, giovane. Poteva avere non più di 30-35 anni. Forse era semplicemente il suo fidanzato. Forse è per questo che è stata uccisa. Ma Tilde non aveva parenti? Solo il padre. Un alcolizzato che l'ha cresciuta nella miseria. Ora vive qua e là su queste montagne, come un vagabondo. E quando scende in paese lo fa soltanto per ubriacarsi o per fare delle scenate davanti all'albergo. Anche stanotte è venuto. Vi prego, rintracciatelo, portatemi da lui. Adesso voglio assolutamente sapere tutto di Tilde. È per lei che siete tornato. Sì, proprio per lei. Cosa c'è? Qualcosa che non va? Il signore dice che non è fresco. Ma signor Bernard... Ha un odore che non mi piace, portatelo pure via. Oh, non mi pare proprio, è stato pescato questa mattina nel nostro lago. Comunque vi porto qualcos'altro, volete della carne? No, grazie. Non ho appetito. Mi spiace, signor Bernard, mi spiace molto. L'ambigua figura di quell'uomo, la sua scoperta sensualità mi disgustavano. No, Tilde non poteva essere stata la sua amante. Non potevo crederlo. Signor Bernard, mi dovete scusare per poco fa. Voi lo capite, per me e per l'albergo la cosa ha la sua importanza. I fornitori purtroppo non sempre sono onesti. Non è niente. Sono io che mi scuso. Non mi sento molto bene, non ho appetito. Può darsi che sia il cambiamento di clima, l'altitudine che qui è abbastanza notevole. A volte succede. Avete bisogno di qualche cosa in camera? Era fidanzata, Tilde? Non so. Perché me lo domandate? Era molto bella. Sì. Era molto bella. Buonanotte. Buonanotte. Quelle parole, l'emozione con cui le aveva pronunciate, parevano confermare le insinuazioni del Go. Ma io ancora mi rifiutavo di accettare questa possibilità. Ne avevo paura. Ma allora chi era Tilde? Com'era? Cos'era? Il suo ricordo non mi dava pace.
Voi dormite. Ma io non posso dormire. Tutto il nostro orgoglio, tutte le nostre speranze sono fallite. Non ce la faccio più. Ho quasi paura di me stessa. Non è stato mio padre ad uccidere Tilda, non è stato lui. C'è qualcosa di più forte che grava su di me e su tutta la mia famiglia. Qualcosa che ci sta travolgendo tutti quanti. Lo avete visto anche voi, non abbiamo quasi più clienti. Tutti ci allontanano in questo maledetto paese che noi abbiamo fatto crescere dal nulla. Il perché lo sapete. Il nostro nome è stato disonorato. Sono stata io. Sì, sono stata io a trovarla, io. Aiutateci voi. Il nostro nome è disonorato. Il nostro nome, capite? Il nostro nome. Volevo vedere dove era sepolta, come se questo avesse potuto dirmi qualcosa sulla sua morte. Mi sentivo vuoto, sperduto, ma guardando quella fotografia un sospetto mi aggredì, oscuro e violento. Come la vidi non la riconobbi subito. Poi ne fui certo. Era lei, Adriana, la moglie di Mario. Signor Bernard, c'è della posta qui per voi. Grazie. Ah, allora, siete soddisfatto del vostro soggiorno? Come va il vostro lavoro? Cosa avete detto? Dico se va bene il vostro lavoro. Sì, molto bene. Non potete immaginare quanto piacere mi fate. Sta meglio. E Adriana, la moglie di mio figlio, che non sta bene. Momenti di crisi che a volte prendono le donne appena sposate, ma poi passano. Cosa volete? È forestiera e deve ambientarsi. Ma ecco la chiave. Avete bisogno di qualche cosa in camera? No, grazie. Arrivederci. A più tardi.
Allora, volete dirmi cosa stiamo aspettando? Vedrete voi stesso e mi ringrazierete. Ecco, guardate. E mi avete fatto venire sin qui solo per questo? Non mi vorrete dire che tutto ciò vi sembra normale? Torniamo a riva, vi prego. Tutti questi misteri forse sono soltanto frutto della vostra immaginazione malata. Ne siete proprio sicuro? Voi credete che io parli in questo modo perché sono un essere infelice? Non illudetevi. Ognuno ha la propria gobba. E poi, anche la morte di Tilde è una mia fantasia? Forse si è suicidata e basta, e per delle ragioni che non conosceremo mai. Dite piuttosto che avete paura di vederla nella sua realtà. Le vostre teorie mi hanno divertito abbastanza. E al punto di farmeli perdere i limiti della realtà. Adesso basta. D'ora in avanti vorrei essere lasciato in pace. È chiaro? Torniamo subito a riva. Ah, siete più vile di quanto credessi. Date la colpa a me della vostra impotenza e della vostra aridità. Ma consolatevi, oggi l'arte diventa sempre più inutile, tanto si fa assurda e non necessaria. Se ho dovuto inventare quella storia del biglietto e della pesca, l'ho fatto semplicemente per non destare sospetti su questi nostri incontri. È meglio essere prudenti, credetemi. Guai se sapessero dove sto per portarvi. Vi confesso che questa indagine sta perdendo per me ogni senso. Forse mi avete messo fuori strada fin dall'inizio con quella fotografia di Tilde che sembrava incinta. Ma signor Bernard, ora non mi vorrete attribuire la responsabilità di una verità così complicata. Se sono qui con voi è grazie alle vostre insistenze. Scusate, non volevo dire questo. Io dico soltanto che la morte di Tilde non l'ho inventata io. Come d'altra parte non ho inventato io le passeggiate notturne della moglie di Mario, che tra l'altro di giorno non esce mai. L'avete vista anche voi? Io no, ma tutto il paese ne parla. È incredibile come Mario possa sopportare una cosa simile. È una vera sfida alle chiacchiere della gente. È una pubblica dimostrazione che i loro rapporti matrimoniali sono un fallimento. Ha un carattere strano, Mario. Non sono mai riuscito ad avvicinarlo, neanche l'anno scorso. È un violento. In paese tutti lo temono. Venite, siamo quasi arrivati. Ecco, il padre di Tilde vive là dentro. È un luogo tutt'altro che allegro, vi avverto. E sarà un incontro disgustoso. Attento. L'avete riconosciuto? È Mario. È ubriaco.
Saverio, sono io, Francesco. Senti, questo signore vorrebbe domandarti alcune cose su tua figlia. Era un suo amico. Hai sentito? Cosa volete sapere da me? Io non so niente. Hilde era buona, ma ora non c'è più. Chi è stato? Lo sapete? Perché non volete parlare? Hai avuto visite poco fa. Ti hanno minacciato? Vengono qui spesso quelli dell'albergo? Non avere paura. Dì al Signore quello che sai. Chi siete? Cosa volete da me? Io non so niente. Io non so niente. Vedete? È inutile. Ha paura. Non credo che riusciremo a sapere una parola di più. Forse hanno comprato anche lui. Andiamo via. Buongiorno. Stai tranquilla, Adriana. Tu? Sì, cara, ci penserò. Un po' di roba cara di fare. Ancora? Sì. Mangia, Adriana. Mangia, ehi! Impara da Mario, guardalo, lui non fa mica complimenti, vero? Sono appena arrivati, signor Bernard. Grazie. È ancora molto pallida, ma grazie a Dio sta meglio. È la prima volta che ce la fa a scendere per il pranzo. La verità, caro signor Bernard, è che questo non è stato un matrimonio troppo fortunato. Non è una donna molto sana. Avrebbe dovuto dirlo a mio figlio prima di sposarsi. Non vi pare? Beh, e voi come state? Vi siete adattato al cambiamento di clima? Vi sentite meglio ora?
No, mi sento un po' strano, non so. Ho l'impressione di avere un po' di febbre. Forse avete preso un po' di freddo in montagna stamattina. Dovete stare attenti in questa stagione. Volete che vi mandi un termometro in camera? No, vi ringrazio, ne ho uno con me. Con permesso. Quella stessa notte l'attesi a lungo. Come sempre sarebbe apparsa e finalmente le avrei potuto parlare. Cosa voleva dirmi con quel biglietto? Quale nascosta complicità voleva stabilire con me? Il freddo e la febbre rendevano la mia attesa insopportabile. Adriana! Come sempre, tutto sembrava rientrare in un'apparente normalità. Ma perché allora Adriana era fuggita? Perché non aveva voluto parlarmi? Stavo male. Una forte influenza e nient'altro. Vedrete che in pochi giorni vi ristabilirete. Adesso vi prescriverò quello che dovrete prendere, va bene? L'importante è che stiate tranquillo. Parlerò io con Irma per il menù. Quanti giorni rimasi a letto malato? Il tempo non aveva più senso per me.
Solo la triste presenza di Irma pareva stabilire un rapporto fra me e quel mondo che avevo lasciato oltre le pareti della mia stanza. Signor Bernard, come vi sentite? Chi siete? Potevate almeno bussare. Che cosa volete? Polizia, dovete scusarci, ma avremmo bisogno di voi. Potete alzarvi? Veramente non capisco in cosa potrei esservi utile. Io non sto bene, lo vedete? Lo sappiamo benissimo, ma purtroppo si tratta di una cosa molto grave. E la vostra presenza può essere determinante. Ma potrei almeno sapere di che cosa si tratta? Mi dispiace molto, ma è impossibile. Il regolamento me lo vieta. Vi aspetterò nel corridoio. Vestitevi pure con calma. La riconoscete? Sì. È la moglie di Mario. Adriana. L'abbiamo ripescata stamattina nel lago. Vi prego, seguitemi. C'è bisogno della vostra testimonianza. Dovete scusarci, signor Bernard. So che non vi sentite bene, ma si tratta soltanto di una formalità, anche se spiacevole per tutti. Prego, accomodatevi. Dunque, alcune persone affermano di aver visto più volte di notte la povera signora camminare sul lungo lago e due di esse affermano inoltre che anche voi potreste testimoniarlo. Si tratta di una coppia di fidanzati che è solita incontrarsi in quel luogo appartato la sera. Ditemi, signor Bernard, ricordate di averla vista anche voi? Sì, lo ricordo. Allora volete raccontarmi come e in che circostanze? Giorni fa. 2 o 3 volte, non ricordo bene. Io non sono abituato a coricarmi presto la sera. L'ho vista camminare lungo il lago da sola, niente più. Ricordo però che la sua presenza lì, a quell'ora insolita, mi stupiva ogni volta. Le avete mai parlato? No, mai. Avete notato qualche altra particolarità del suo comportamento? Veramente il suo comportamento mi è sempre parso piuttosto strano. Come dire, assente. Proprio perché sembrava passeggiasse così, semplicemente, senza avere l'aria di attendere nessuno. Ma forse sono soltanto sensazioni. Non avete mai pensato che potesse essere sonnambula? No, non l'ho mai pensato. Non ho mai assistito a simili casi di isterismo. Ma vi sentireste di escludere questa possibilità? No, non potrei affatto escluderla, anche se mi sembra una supposizione abbastanza fantasiosa, la vostra. Ma forse potrebbe essere. Grazie, signor Bernard. Spero di non dovervi disturbare più. Eppure c'è qualcosa. Che cosa volete dire? No, niente. Ma vi sentite male?
Volete che vi faccia riaccompagnare? No, no, grazie, non è niente. Io ho solo bisogno di un po' d'aria. Se volete sapete dove trovarmi. Buongiorno. Buongiorno, signor Bernard. Perché non avevo parlato di quel biglietto? Non sentivo più niente. Tutto mi sembrava inutile. Volevo uscire da quella storia assurda. Quella disgrazia però mi apparve misteriosa come quella di Tilde. Ed ebbi la netta sensazione che qualcosa di terribile e di oscuro si stava ancora abbattendo su quella famiglia. Qualcosa che ancora non aveva raggiunto il suo compimento. Quella pelliccia bianca e intatta sembrava testimoniare qualcosa di sinistro. Come mai la notte della sua morte Adriana non l'aveva indossata come sempre?
Perché? È colpa tua. Perché quell'uomo aveva abbandonato il funerale di Adriana? Perché la sua disperazione l'aveva condotto nella camera di Tilde? Quale oscura verità univa fra di loro quelle due morti? Un pensiero mi aggredì. Forse Tilde non era come l'avevo sempre immaginata. Ma tu? Sei incinta. Sì, sono incinta. E sei stato tu o tuo figlio, lo sapete benissimo. E adesso uno di voi due mi deve sposare. Decidete pure chi. Ma io qua ci resto. E da padrona, come mi avete promesso. Io posso rovinarvi, lo sapete benissimo. E poi dicano pure che sono una puttana. Vorrei il negozio del fotografo, subito, per favore. Sì, chi parla? Sono io, Bernard. So che in questi giorni siete stato malato. Mi dovete scusare. Sto meglio ora, grazie. Ho delle cose importanti da dirvi. Da dove state telefonando? Dall'albergo ho assolutamente bisogno di parlarvi, subito. Mi dispiace, ma oggi per me è impossibile. Sono molto occupato con il lavoro. Non saprei proprio come fare. Credo di aver intuito parecchie cose in base ad alcuni nuovi elementi. Avete delle prove sicure? No, purtroppo no, ma devo vedervi al più presto. Sentite bene, signor Bernard. Io non voglio più immischiarmi in questa brutta storia. E in nessun modo. Voi ci scrivete su queste cose e ci guadagnate pure. Ma io qui in paese devo viverci. Ho già fatto anche troppi errori dandovi retta. E poi ho alcune cose molto urgenti. E devo partire fra poco. Anzi, sono già in ritardo. Scusatemi, ma vi devo lasciare. Ma perché? Siete stato minacciato? Pronto? Rispondete. Pronto? Posso esservi utile io? Ho bussato su da voi. Volevo sapere se avevate bisogno di qualcosa. Stavo parlando col fotografo. Gli ho dato dei negativi. Devo andare a ritirarli da lui immediatamente. C'è vento e fa molto freddo fuori. Non dovreste uscire. Se volete posso provvedere io. Vi ringrazio, ma mi sento molto meglio. Ho bisogno di parlarvi. Vi prego, non uscite. Come vi sentite, signor Bernard?
Sto meglio, Irma. Molto meglio, grazie. Ah, bene, mi fa piacere. Dovreste mangiare qualcosa. Vai in cucina ad accendere il fuoco, vengo subito. Non dovete preoccuparvi, devo uscire. Signor Bernard. Dovete scusarci se vi abbiamo trascurato un po'. Purtroppo questa nuova tremenda disgrazia ha finito per anticipare tutte le partenze e sono stato obbligato a licenziare il personale. Ora dovrò pensare a mio padre. Non sta bene. Sembra fuori di sé. Le chiacchiere della gente finiranno per ucciderlo. Se ne sono fatte troppe sulla nostra famiglia. La gente si accanisce spesso contro chi è coinvolto in una disgrazia. Sembra proprio che il destino si sia accanito contro di noi. Signor Bernard, io devo assolutamente portare mio padre lontano da qui e chiudere l'albergo per qualche mese. Vorrei chiedervi, naturalmente, se vi sentite meglio. Sì, insomma, vorrei pregarvi di partire. Va bene. Allora preparate pure il mio conto. Grazie. Prendete l'impermeabile, fa molto freddo fuori. Francesco! Francesco! Francesco!
Cosa poteva aver spinto Mario a scrivermi quello strano messaggio? Perché voleva parlarmi? Fui assillato da 1000 supposizioni. Grazie, signor Bernard. Sapevo che sareste venuto. Vi prego, chiudete la porta. Nessuno deve sapere che siamo qui. Non avete voluto ascoltarmi stasera, quando vi ho pregato di rimanere con me. Vi avrei spiegato tutto. E forse voi mi avreste potuto aiutare. Come mio padre non posso più sopportare il peso di questo segreto. Vedete, non sono stato io a volere la morte di Tilde. Mio padre mi ordinò di sposarla perché era incinta. Ma io mi rifiutai. Non avrei mai potuto continuare a dividerla con lui. Una volta diventata mia moglie. Matilda ci ricattava. Anche la morte di mia moglie non l'ho voluta io. Una notte, in un momento di sconforto, sentii il bisogno di confidarmi con lei. Voleva parlare, denunciarci tutti. Anche con voi ha tentato. Ma non sono stato io a volere la sua morte. È stata lei! È stata... Irma, ma che avete? Che è successo? Nessuno mi tradirà più. Irma, sono io. Sì, sono stata io ad ammazzare quella serva maledetta che esaltava il nostro nome. Oh, lasciatemi! Doveva morire! Irma! La pelliccia bianca. Calmatevi! La pelliccia bianca ero io! Sì, ero io con la sua pelliccia. Seguivate me, non lei. Voleva parlare, ma ora non parlerà più! Mio fratello doveva ucciderla. Irma! Oh, lasciatemi! Io li amavo, non loro! Ora è finita, ma il nostro nome è salvo!
la fine di tutto, è la fine. Ecco, signor Bernard, la vostra deposizione. Vi prego di mettere una firma qui. Vi ringrazio. Tutto ciò che stiamo facendo sono pure formalità, dato che non ci sarà mai un processo. Pensate di non trovarla? Viva no di certo. E forse neppure morta. In quel punto in cui Irma è caduta, il lago è molto profondo e sul fondo c'è una vegetazione fitta e impenetrabile. Per ora è stata trovata solo la sua pelliccia. Ma i sommozzatori la stanno ancora cercando. Perciò, senza processo, si arriverà ad una verità puramente formale e ipotetica. Grazie anche all'apporto delle vostre intuizioni. Purtroppo inutili. Queste vostre testimonianze mi serviranno almeno per soddisfare la curiosità dei cronisti e del loro pubblico. Ma non vorrei farvi far tardi, so che dovete partire. Sì, tutto restava incomprensibile. In quel freddo mattino d'inverno, mentre mi allontanavo da quell'albergo e da quei luoghi popolati di ricordi e di apparenze, sentii tutto farsi ancora più sfuggente attorno a me ed estraneo, più di me stesso.